E salve a tutti ragazzi, un saluto da Pixel Garlic e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. È arrivato il momento finalmente del pay per view della WWE, ovvero WWE Survivor Series 2026. Avremo finalmente la resa dei conti di un bel po' delle rivalità che abbiamo portato tra Raw e SmackDown, match titolati e soprattutto il main event tipico ed esclusivo di Survivor Series, proprio come abbiamo fatto nell'edizione dell'anno scorso, che vi consiglio di andare a recuperare. Se non l'avete fatto lo trovate nella playlist Best of 2024-2025, ovvero dove c'è tutto il meglio della passata stagione, tutte le puntate speciali, le migliori puntate speciali, scusatemi, i pay per view, e una selezione delle migliori puntate settimanali di Raw, SmackDown, Dynamite, Collision e via dicendo. Lo scorso Survivor Series è stato davvero un bel pay per view, vi consiglio di andare a recuperare se non l'avete fatto, ma divertiamoci con Survivor Series di quest'anno. Iniziamo subito con questo grande opener e ragazzi, Chris Jericho contro Randy Orton, match valido per il titolo intercontinentale. The following contest is scheduled for one fall, and it is for the WWE Intercontinental Championship. E eccola qui Samantha Irving, che come sempre annuncia che stiamo per vedere questo match valido per il titolo intercontinentale, il secondo titolo più importante della World Wrestling Entertainment. Ed ecco qui l'ingresso del campione, ecco qui Chris Jericho, ragazzi. Un Chris Jericho che è entrato in rivalità molto aperta con Randy Orton, un Randy Orton che dopo aver provato senza successo a conquistare più di una volta il titolo di campione indiscusso WWE, ovvero il titolo più importante della federazione, alla fine è tornato e ha messo gli occhi sul titolo intercontinentale di Chris Jericho. Un Chris Jericho che ha vinto il titolo in una puntata di Raw, se vi ricordate bene, che era un gauntlet match a 8 uomini a eliminazione, un gauntlet match che si è dovuto fare per motivi di necessità, visto che il campione intercontinentale non avrebbe potuto difendere la cintura al pay per view, visto che doveva andare per il titolo mondiale. Tra l'altro questo nome è Powerhouse Hobbs, che vedremo più avanti proprio contro Gunther e Ring General, con il titolo di campione indiscusso WWE Empire. Ma bando alle ciance, perché siamo ancora all'opener e per fortuna, il che vuol dire che la nostra serata di Survivor Series è appena all'inizio, signori. Qui Chris Jericho carichissimo e ora attende solo l'avversario, ovvero un uomo dai 1000 soprannomi. Tutti e due sono uomini dai 1000 soprannomi. Nel caso di Randy Orton abbiamo Mr. RKO, The Legend Killer, The Apex Predator, The Viper, insomma ce n'è molti. Conosciuto comunque a tutti come Randy Orton. Dall'altra parte anche Chris Jericho può vantare un bel numero di soprannomi, di Ocho, ok, di Demogod, Lionheart, Y2J, The Learning Tree, e insomma tanti ce ne sono, ok? Conosciuto comunque come Chris Jericho a tutti. Ecco chiaramente Randy Orton. Randy Orton che forse si aspettava un'accoglienza forse un po' diversa oggi. Non vedo l'arena molto carica per lui, cosa strana rispetto al solito, ma Randy Orton questo non importa, perché lui ha solo un obiettivo adesso in mente, ed è quello di vincere il titolo intercontinentale, ragazzi, che tra l'altro sarebbe il primo titolo vinto da Randy Orton nella nostra Universe Model. Quindi andiamo un po' a vedere quello che succederà. Quello qui chiaramente Randy Orton si prende il suo tempo. Ora il pubblico forse inizia a essere un pochino più caldo proprio nei suoi confronti. Ma ecco qui Randy Orton con la sua classica taunt, tipico movenza, gesto di Randy Orton che l'accompagna fin dall'inizio proprio della sua lunga carriera. Ma ora bando ancora alle ciance.
perché il match è valido per il titolo intercontinentale. Ed ecco la grafica, ragazzi, che ci ricorda quanto ho appena detto. Direi che può iniziare. Prima però Samantha Irving alle presentazioni. Introducing the challenger from St. Louis, Missouri, weighing in at 275 pounds, the Viper, Randy Orton! And his opponent from Winnipeg, Manitoba, Canada, weighing in at 227 pounds, the WWE Intercontinental Champion, Chris Jericho! Alza il braccio Chris Jericho, può far capire a tutti chi è il favorito, ma non ne saremo tanto sicuri. Tuttavia, ragazzi, arbitro alza la cintura al cielo. E allora questo opener di Survivor Series, primo match di questo pay per view nuovissimo della WWE, valido per il secondo titolo più importante della federazione, può iniziare. Ecco subito Randy Orton. Mamma mia, ottimo inizio, devo dire. Jericho si è fatto trovare proprio decisamente impreparato. È un Jericho che ha provato a combinargliene più di una Randy Orton nel corso delle puntate più che altro di Raw. Tuttavia Legend Killer ha sempre fatto capire che me ne puoi fare quante te ne pare, ma poi quando ti trovo ti faccio un mazzo tanto. Questa è stata un po' la linea, diciamo, di attacco di Randy Orton. Invece Jericho ha provato più sulle infamate, sulle cose di sorpresa, e ora vedremo un po' chi vincerà questo match. Tanto che Jericho veramente in difficoltà a questo inizio. Ora riesce a ribaltare, ma niente, ancora Randy Orton molto reattivo, ancora Jericho, eccolo, prova a recuperare, ma subito Randy, ragazzi, un Randy strepitoso almeno per questo inizio di incontro. Mai dire mai nel wrestling, lo sappiamo. Caduta da dietro, calcione, ragazzi. Attenzione Randy. Oh, ancora va a colpire Chris Jericho, il campione intercontinentale, in grossa difficoltà, ma non è la prima volta che lo dico in questo match. Continua a subire. Attenzione Jericho, bel springboard dropkick. Ora deve. Ancora Jericho dice no. Sto per dire che deve ribaltare il tutto, ma attenzione, la tipica DDT, mamma mia, ma devastato del Jericho, non l'avrei mai detto, assolutamente no. 1, 2, si salva Jericho. E Randy Orton, attenzione, perché potrebbe essere già finita. Incredibile, l'RKO, ribalta tutto Jericho. Un Jericho sanguinante dalla fronte, non ci sta a perdere il titolo intercontinentale offrendo questa ridicola prestazione. E spero per lui che riesca a, diciamo, ribaltare un po' l'inizio del match, sia per lui che per noi, perché Randy Orton ha veramente fatto lo schiacciasassi. Pochissime le reazioni degne di nota di Y2J, a dire il vero, di Y2J Chris Jericho. Attenzione, a vuoto la Judas Effect di Jericho, la mossa finale. Mamma mia, Randy Orton è troppo reattivo, è troppo in palla oggi. Ma Jericho ancora prova a resistere, attenzione, Irish Whip. Ginocchiata e poi caduta. Ancora subisce Randy Orton, che ora rotola fuori dal ring per riprendere un po' di fiato. Ora Jericho sembra almeno aver imboccato la strada giusta per una possibile rimonta. Attenzione.
E Randy dice no perché ribalta tutto e abbatte con questo braccio teso. Ragazzi, attenzione Jericho, prova a stendere Randy Orton in maniera intelligente l'arrivo di Jericho e qui infatti sbaglia, ma Jericho è reattivissimo e lo ributta sul ring. Oh, dal nulla un RKO. 1, 2, incredibile ragazzi, lo sapete l'RKO, la mossa che le 3 lettere più famose dello sport entertainment, RKO, una mossa che arriva dal nulla, può arrivare dal nulla all'improvviso in maniera totalmente inaspettata, ma è devastante. Attenzione Jericho, Codebreaker però, Codebreaker, 1, 2, è riuscito a effettuare una mossa ad alto impatto su Randy Orton. Se ne prova il Lion Salt, difficoltà per Randy Orton, vicino. Jericho aveva iniziato male, ma ora si sta riprendendo più o meno. Attenzione perché qui attenzione, siamo pronti ad un'altra delle DDT tipiche di Randy. E poi forse vorrà provare un RKO o schienarlo subito. Eh sì, attenzione, l'RKO, chiama l'RKO. RKO a segno ragazzi, è finita signori. 1, 2, 3. Randy Orton sconfigge Chris Jericho ed è il nuovo campione intercontinentale WWE. Inizia col botto questo Survivor Series con un nuovo campione intercontinentale. Randy Orton riesce a vincere finalmente un alloro ragazzi, che tra una serie di robe e tanta sfortuna non era mai riuscito a vincere il titolo mondiale, non che fosse mai andato per un titolo più, diciamo tra virgolette, basso del titolo mondiale, ma ora con il titolo intercontinentale alla vita è lui il nuovo campione, è proprio Randy Orton, Mr. RKO ragazzi. È stato secondo me un buon match che ha scaldato un po' la platea. Eccolo qui Randy Orton con la cintura sulla spalla. Inizia il regno di Randy Orton signori, finisce quello di Chris Jericho. Signori, pronti al secondo match della card, titoli di coppia WWE in palio, The Kings of WWE, ovvero la strana coppia di monarchi formata da King Booker e King Harley Race, che dopo una mini faida sono diventati una coppia e hanno anche strappato i titoli a Austin e Colt and Gunn, ovvero i The Guns, contro Dragon Lee e Ricochet. Due avversari inaspettati, ma che hanno dimostrato un'alchimia pazzesca al punto che sono arrivati proprio qui stasera in pay-per-view e hanno una possibilità di diventare campioni. Molto bene, eccolo qui il primo ingresso. Ovviamente i campioni di coppia non entrano insieme come spesso accade. Ecco l'ingresso di King Booker, il re della WWE. King Booker ragazzi, conosciuto anche come Booker T, ex campione. Ex campione degli Stati Uniti, se ricordate bene. King Booker, come ho detto, ha fatto questa alleanza con King Harley Race e adesso sono proprio loro i campioni di coppia della WWE.
e dovranno difendere la cintura dall'assalto di Ricochet e Dragon Lee, che devo dire la verità, nelle puntate di Raw hanno dato enorme filo da torcere nei vari 1 contro 1 che ci sono stati tra i membri delle due coppie, e vedremo un po' adesso come andrà a finire, perché questo è il match decisivo, questo è il match valido per i titoli di coppia. E ecco l'altro compagno di King Booker, ovvero King Harley Race. Eccolo, arriva e si presenta anche lui. Loro sono i The Kings of WWE, i re della WWE. And his partner from Kansas City, Missouri, weighing in at 253 pounds, one half of the World Tag Team Champions, the King of Wrestling, Harley Race. E ecco anche Harley Race, ragazzi. Tanto di cintura, ovviamente anche lei ha la vita. Un Harley Race che è il re un po' più crudo tra i due. Due re non possano dominare insieme, dicano. Beh, ma nel wrestling può succedere anche questo. E ora, dopo l'ingresso dei campioni, arrivano gli sfidanti. Signori, Dragon Lee e Ricochet, due funambolici wrestler uniti per vincere i titoli di coppia. Noti anche, lo sapete come sono noti? Ve lo siete pezzi per caso? The Lucha Dragons, se non vi siete pezzi di ultime puntate di SmackDown prima di questo. Ricochet, che è arrivato, ricordatevi, in questa stagione dal draft con l'AEW, una stagione abbastanza anonima, se non in un piccolo momento. Quest'anno ha avuto qualche occasioncina, ma non tante di più rispetto a prima, a dire il vero. Certo, questo è una buona occasione per vincere titoli di coppia. Se vi ricordate, Ricochet l'anno scorso, nella scorsa stagione, ha avuto la possibilità di diventare campione WTNT, ma non è riuscita a vincere la cintura in quel frangente. Oggi ci riprova, ma per i titoli di coppia, con Dragon Lee e in un'altra federazione, ragazzi. E ecco qui la grafica. Titoli di coppia in palio. Siamo pronti, ragazzi, siamo pronti per un bel tag team match. Forza contro velocità. The Kings of WWE, King Booker e King Harley Race contro i Lucha Dragon, ovvero Dragon Lee e Ricochet. Inizia il match, signori. Secondo match di WWE Survivor Series, ricordiamo tornato tag team match, quindi non saranno necessari i cambi. Bellissimo Ricochet come inizia. Un Ricochet, c'è da dire, che si è messo molto in mostra in questo mese insieme a Dragon Lee, Questo è il momento di tutta la nostra Universe Mode, al momento dove si è messo un po' più in mostra Ricochet. Comunque condivide un po' con Dragon Lee la sua avventura. Tutti e due non hanno vinto ancora una cintura, e tutti e due, insomma, non è che... Tutti e due sono partiti dall'AEW e tutti e due non è che hanno avuto questa grandissima stagione, forse sono messi insieme ed è cambiato tutto. Nel frattempo, comunque, andiamo a commentare il match, perché King Harley Race e Dragon Lee si stanno menando fuori dal ring, mentre dentro il quadrato rimangono Ricochet e King Booker. Tanto testa che viene sbattuta da King Harley Race fuori dal ring. Attenzione a Ricochet. Provato lo schienamento solo una e arriva Harley Race, però si libera e poi però prende la body slam. In pericolo Ricochet. Dragon Lee deve andare a aiutare assolutamente il compare. Ecco Dragon Lee e colpisce col dropkick King Booker e poi va a vuoto Harley Race. Intelligenza di Dragon Lee non voluta, però. E ora sono entrambe le coppie, si stanno scannando fuori dal ring, ma
a parti invertite, Ricochet con Harley Race e Dragon Lee con King Booker. E ragazzi, i re della WWE stanno avendo questo vantaggio che io però a un attimo a cosare, perché insomma Ricochet se stava lì a guardare bello bello, cosa fai? Devi lottare, amico. Però come vedete ragazzi, King of WWE hanno una bella strategia, perché riescono sempre a essere, questa è la terza occasione dove riescono a essere in 2 contro 1. Sì. Ecco Dragon Lee. Oh, attenzione, la bookhand sul Ricochet, ma Dragon Lee era proprio pronto, prontissimo. Attenzione. 1. Sì, solo 1. Trovato Ricochet. Attenzione Ricochet, sanguina King Harley Race. 1, 2 e no. Oh, una carrana. Attenzione King Booker, arrabbiato nero, infatti toglie l'apertura del tavolo di commento. Attenzione Dragon Lee. Vola Dragon Lee, che stomp su King Harley Race, e poi colpisce anche King Booker. Ed è tornato anche Ricochet. Attenzione, un momento davvero positivo per i Lucha Dragons. Ma ci pensa King Harley Race ora con questa spallata. Irish Whip. Sì, ha battuto. Attenzione, si vanta Dragon Lee. Ricochet tanto si libera dalla presa di King Booker. Acrobazia su King Booker. Intanto che botta si è preso Dragon Lee fuori dal ring. Attenzione Ricochet. No, si libera King Booker dalla mossa speciale, ma si libera anche Ricochet da questa presa. Steso. Dato là fuori dal ring Ricochet. Attenzione, si vanta, ma non aveva visto King Harley Race. Ah, che ingenuità di Ricochet. Potrebbe essere la fine ragazzi qui, Ma Dragon Lee interviene ragazzi. Buon per Ricochet. Attenzione, un Dragon Lee contro tutti. Mexican Destroyer su Harley Race. Però c'è King Booker. Attenzione perché Ricochet di nuovo in piedi. Sono rimasti Harley Race, Ricochet. Attenzione, Booker voleva mettere Dragon Lee sul tavolo di commento, forse per schiantarcelo sopra, ma Dragon Lee non era d'accordo. Oh, che mossa devastante. Attenzione perché King Booker è fuori dai giochi. Ricochet 4,50. 1, 2, 3. Incredibile ragazzi, abbiamo dei nuovi campioni di coppia, Ricochet e Dragon Lee, i Lucha Dragons. Dragon Lee and Ricochet, the Lucha Dragons. Grandissima vittoria, piena di soddisfazione per questi due. Dragon Lee e Ricochet finalmente ce l'hanno fatta, hanno alzato i loro primi allori
nella nostra Universe Mode e sono loro ora che iniziano il loro nuovo regno da campioni di coppia, ragazzi. Finisce il regno di King Booker e di King Harley Race. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, che Survivor Series. Ragazzi, abbiamo già avuto due nuovi campioni: Randy Orton, nuovo campione intercontinentale sconfiggendo Chris Jericho, e Dragon Lee e Ricochet, nuovi campioni di coppia sconfiggendo proprio King Booker e King Harley Race. Ma adesso, altro match titolato, un match valido per il titolo degli Stati Uniti WWE. Shinsuke Nakamura difende dall'assalto di Rey Mysterio. The following contest is scheduled for one fall, and it is for the WWE United States Championship. E attenzione che sta entrando il campione degli Stati Uniti in carica, il re dello strong style, Shinsuke Nakamura. Eccolo qui, il giapponese, ragazzi. Come sempre pubblico molto partecipe durante l'ingresso del nipponico. E eccolo, ragazzi, Shinsuke Nakamura. Un Nakamura che ha difeso con successo la cintura contro Yokozuna della New Japan Pro Wrestling nel famoso pay-per-view a 5 federazioni, che se non avete visto vi consiglio di andare a recuperare, la trovate nella playlist di questa stagione, ovvero la 2025-2026, a Wrestle Dynasty, il pay-per-view appunto a 5 federazioni, che comprendeva AEW, WWE, Ring of Honor, CMLL e appunto New Japan Pro Wrestling al Tokyo Dome, tra l'altro. Adesso però dovrà difendere il titolo d'assalto di Rey Mysterio, che sta per fare il suo ingresso. E eccolo, maschere classiche, è Mr. 619, il messicano, sta per fare il suo ingresso. E eccolo qui il Rey Mysterio. Come sempre l'entusiasmo di Mr. 619. Però mi pare si sia beccato anche un paio di fischietti, almeno qui in arena a Survivor Series. Un Rey Mysterio che nel nostro universo mondo l'anno scorso era in All Elite Wrestling e vinse il titolo di coppia delle W con Penta Zero Miedo. Quest'anno è stato draftato già un ex campione intercontinentale, Rey Mysterio. Adesso può alzare anche la cintura degli Stati Uniti in una stagione 2025-2026 che almeno dal punto di vista exclusivity tanta roba per Rey, potrebbe essere. And his opponent from Kyoto, Japan, weighing in at 220 pounds, the WWE United States Champion, Shinsuke Nakamura! Brava come sempre la nostra Samantha Irving, la ring announcer di
questa edizione di WWE Survivor Series 2026 l'arbitro alza la cintura al cielo. E allora questo significa che può iniziare, ragazzi. Shinsuke Nakamura contro Rey Mysterio, match valido per il titolo degli Stati Uniti WWE. Inizio tanta roba di Mr. 619, ma attenzione a Nakamura che ribalta questo suplex. Poi blocca Rey Mysterio, se gli faccio boss chop e mossa da luce libre. Attenzione qui, Rey Mysterio stomp. 1, 2, mamma mia, ma Nakamura in difficoltà, non è ancora entrato nel match il campione degli Stati Uniti. Attenzione, ribalta, tentativo di mossa probabilmente ad alto impatto di Rey Mysterio, ribalta però anche Rey, colpisce la Shinsuke. Un Nakamura che, beh, sapete, noi quando facciamo i pay per view, un po' per questioni mie, e c'è sempre un po' una specie di score tra chi è riuscito a difendere il titolo e chi invece l'ha perso, ok? Bene, per ora siamo 2-0 per gli sfidanti, perché ci sono stati 2 cambi titolati nei primi 2 match. Questo è il terzo. Speriamo di non portare male a Shinsuke Nakamura, speriamo per lui. Attenzione qui, German Suplex, oh, bella esecuzione, ma Rey è in piedi di già, ragazzi. Attenzione Rey Mysterio, oh, bella questa. Ma Nakamura una culla improvvisa. Ah, ragazzi, reattivo nonostante il colpo subito. Oh, attenzione, vola Rey. Ragazzi, davvero un bel inizio tra Shinsuke Nakamura e Rey Mysterio. Due stili diversi ma che si completano in maniera davvero buona, direi. Oh, ancora Nakamura va a sbattere contro i gradoni d'acciaio. Difficoltà per il campione degli Stati Uniti. Tanto l'arbitro è arrivato a 4. Il Mysterio getta Nakamura sul ring. Quale dolorante effettivamente. Attenzione perché oh, l'ha preso ora Nakamura. Oh, face slam, ma è già in piedi il Mysterio, incredibile, mamma mia, springboard crossbody. Poi il pestone, ma è in piedi anche Nakamura. E nulla da fare. No, Nakamura proprio, c'è stato un momento dove è proprio andato in burnout. Attenzione Rey Mysterio, frog splash, potrebbe essere già alla fine, ragazzi. 1, 2, 3. Ragazzi, una vittoria meritatissima di Rey Mysterio, che è il nuovo campione degli Stati Uniti, ragazzi. Pubblico parecchio contento per la vittoria di Rey Mysterio, che è il nuovo campione degli Stati Uniti, quindi in WWE, anzi nella nostra Universe Mode, un buon palmarès.
ex campione di coppia della All Elite Wrestling, ex campione intercontinentale, ex campione degli Stati Uniti, ovviamente gli ultimi 2 titoli WWE, alza la cintura Rey, finisce il regno di Shinsuke Nakamura, ragazzi, in un match che io da parte di Nakamura mi aspettavo parecchio di più, vi devo dire la verità, parecchio di più. Non è andata però, il wrestling è anche questo, ma ora ragazzi prepariamoci. Ragazzi, dovremo prepararci forte, perché ora abbiamo la resa dei conti della rivalità che abbiamo visto nelle puntate di Raw prima di Survivor Series. La resa dei conti tra The Undertaker e il The Fiend, ragazzi. Resa dei conti tra 2 emissari delle tenebre, 2 emissari dell'oscurità. Ma soprattutto questo sarà un casket match, signori, perché è proprio la simulazione più adatta per una resa dei conti in pay-per-view tra 2 emissari delle forze oscure come loro, come The Undertaker e come il The Fiend, Bray Wyatt. Casket match che, ricordiamolo, non si vince per schienamento, non si vince per sottomissione, non ci sono squalifiche né conteggi fuori, si vince soltanto chiudendo l'avversario all'interno della bara, che dopo l'ingresso dei 2 partecipanti verrà portata accanto al ring. E eccolo qui, The Phenom, il Deadman, The Undertaker, proprio lui che ha debuttato questa stagione nella mia Universe Mode, quindi nella seconda stagione, da 2025-2026, un Deadman che ha subito chiaramente dimostrato tutta la sua leggenda, usiamo il termine leggenda. Già è riuscito a vincere il titolo di campione indiscusso WWE, che poi il regno è finito per mano di American Nightmare Cody Rhodes, ma no, scusatemi, no, scusatemi, perdono, chiedo perdono, ho sbagliato proprio, mi sono confuso. The Undertaker ha sconfitto Cody Rhodes e gli ha strappato la cintura. The Undertaker ha perso quel titolo in un match a 3 che comprendeva Sheamus e Powerhouse Hobbs che è campione da quel momento. Un Undertaker che da lì vuole ritornare a rivincere la sua cintura, ma prima da togliersi di mezzo un paio di situazioni, tra cui quella del demone, quella di Bray Wyatt, ragazzi. Firefly Funhouse, ma che diventa un Let Me In, perché adesso è il momento dell'ingresso del demone, del malvagio, di The Fiend, Bray Wyatt, con, lo vedrete appena entra, la sua classica lanterna e le Fireflies tra il pubblico accese. Eccola qui, ed eccolo con la sua maschera, il demone. The Fiend è proprio qui, in questo derby degli emissari oscuri, gli emissari delle tenebre. Avanza chiaramente con lentezza Bray Wyatt, questo sarà un match massacrante. In effetti, nella nostra tradizione abbiamo già fatto ovviamente dei casket match ora, ma me ne ricordo qualcuno, tipo Undertaker Cody Rhodes,
tipo ci dovrei pensare. Forse mi sembra abbiamo fatto anche un Ronda Rousey e Toni Storm in AEW. Comunque il punto è questo: a parte il bagone che stava avvenendo, diciamo, su quella su quella lanterna appena l'ha appoggiata sulla Pro Ring, il punto è questo che volevo dire, che sebbene non mi ricordo bene precisamente i cascat match che abbiamo fatto, dovrei andare a recuperarli. Abbiamo trasmesso su tanti pay per view, ragazzi, però tutti sono stati veramente belli, c'è da dire, tutti sono stati veramente belli. E non è difficile, perché comunque almeno qui su WWE 2K24 il casket match secondo me ha fatto proprio da paura. Ha fatto da paura perché ti fa sempre fare un matchone, perché per andare a vincere te proprio l'avversario lo devi massacrare, ma massacrare di brutto. Non come tipo per esempio a volte accade nel Last Man Standing, che in realtà lì sì, ci sono dei Last Man Standing, però ce ne sono stati anche altri da delusione, dove un wrestler è stato a terra per conto di 10, più di uno, però da una mossa e in delle condizioni fisiche, cioè, in caso normale lo schienamento non sarebbe mai arrivato al 3, ecco, per farvi capire. Comunque chiudo questo lungo preambolo, perché è pronto il demone, è pronto anche The Undertaker, sono pronti i nostri arbitri che portano la bara, come avevamo detto. Disqualifications or countouts. The only way to win is for a superstar to force their opponent inside of the casket. After closing the casket lid shut, the remaining superstar will be declared the winner. Now, let the match begin! Un grazie a Samantha Irving che ha, diciamo, riassunto le regole di questo incontro, regole molto semplici, ve le avevo dette anche io. Ma comunque, iniziamo ragazzi, Undertaker contro The Fiend in un casket match, signori. Ombrewa è un... scusatemi perché io lo voglio chiamare The Fiend quando ha questo aspetto. Un The Fiend che... ha iniziato lui in realtà a infastidire di Undertaker durante le puntate di Monday Night Raw. Attenzione, prova già a chiudere Taker dentro la bara. Prova ma Taker si libera immediatamente. Comunque, durante le puntate di Raw la rivalità tra di loro, una rivalità dove non c'è mai stato un vero e proprio contatto fisico in un match, neanche un match di coppia per dire, ma sono state, diciamo, quasi evocazioni, ok, di questi due personaggi che comparivano all'improvviso, come è nel loro stile, ad attaccare l'altro, solitamente al termine di un match o comunque magari durante l'ingresso per un match. Sulla sedia, no, l'ha mancata. E quindi ora siamo arrivati al momento, chiaramente come sempre il pay per view, per vedere, diciamo, la resa dei conti, ok, tra The Fiend e The Undertaker. Prova Undertaker, ma è troppo presto. Infatti guardate, devono essere massacrati ben bene. Infatti richiude Bray qua. Sole lo carica ancora. E la testa che va a cadere sul bordo del ring, sull'apron. Si libera qui Taker. Sicuramente uno dei match più attesi della serata, insieme indubbiamente al main event, che sarà War Games, competizione tipica di Survivor Series, che appunto prende anche il nome di Survivor Series War Games. Poi il match per titolo mondiale femminile, personalmente per me più atteso anche
Cioè, forse il più atteso di tutti, vi devo dire la verità, perché cioè, il match per il titolo mondiale femminile abbiamo la Rhea Ripley devastante, che però questa volta si trova la campionessa degli Stati Uniti Ronda Rousey, che ha aumentato ancora più l'hype difendendo il titolo in un gauntlet match a 8 donne, no, a 6 scusatemi, nell'ultima puntata di SmackDown. Una difesa che andava fatta perché lei non poteva difendere il titolo degli Stati Uniti, essendo lei campionessa qui a Survivor Series, quindi ci voleva la difesa a SmackDown. È riuscita a difendere tranquillamente, avendola meglio di altri 5 avversari, tra l'altro entrando con il numero 1 Ronda Rousey, quindi neanche entrando dopo nel match eliminazione, che entrano un po' scaglioni. Quindi ragazzi, Ronda contro Rhea, tanta roba, ma anche Gunther contro Powerhouse Hobbs per il titolo mondiale. Sarà roba bella bella, insieme a questo casket match. E qui dal momento sta massacrando Undertaker in questo frangente. Le ginocchia alzate, gli ho portato bene a Taker. DDT sulla sedia e sanguina Defender. Attenzione, una last ride. Last ride power. Ma si è già rialzato Undertaker, manco se lo poteva immaginare. Infatti è andato a prendere la sedia tranquillo. Incredibile come si è alzato alla last ride. Attenzione, la Thompson Pile Driver. L'ha rovinato. Che dopo che è andato ad aprire la bara sicuramente ce lo vorrà volare dentro. Prova Defenda, che ecco che resiste. Scusate, volevo dire prova Taker. No, niente da fare. Defend c'è. E chiude, già la seconda volta che chiude la bara al pubblico, il piccolo bu. Con si libera qui. Prova spesso in questo match il sollevamento sulle spalle di Undertaker. Signore lo prende. Lo schianta a terra. Taker. Attenzione. Un destro e l'ha volato fuori dal ring. Pensavo voleva fare chissà quale mossa, tipo un superflex, ma è andato molto più sul pratico. Taker che continua a massacrare in questo momento il Defender. Toglie l'aia. Quando se la toglie Taker, quando si toglie le spalline, vuol dire che la vuole chiudere, almeno nella sua testa. Però lo lancia dall'altra parte, dalla parte opposta. Può continuare a massacrarlo, sembra. Prende, poteva anche prenderlo da sotto il ring a questo punto senza andare a salire, però visto che il Defend è ancora a terra, ha tutto il tempo Taker. Attenzione. L'ha preso con la sua Mandible Claw. Si libera Taker. È stato soffocato dal Defend, ma non abbastanza. Attenzione. Sister Abigail fuori dal ring, dove le mosse d'impatto sono più devastanti. Prende un oggetto Defend, martellone da fabbro, sarebbe un tento Triple H. No,
lanciato con questa Irish Whip. Prova a chiudere Bray, ma resiste Taker. No, nessuno dei due vuole cedere all'altro, mi sembra evidente. Attenzione a vuoto questa ginocchiata. Oh. Attenzione! Gli voleva rubare la Shock Slam. Però Taker lo prende con la Tombstone Pile Driver e la seconda che incassa The Fiend. Irish Whip lanciato dentro la bara, prova a chiudere, potrebbe essere una buona occasione questa, ma eccolo The Fiend che prova a resistere. Riesce subito a liberarsi. Ragazzi, questi sono più che uomini, questi hanno anche la forza dell'oscurità, mi consente di resistere. Sanguina ora anche Undertaker. Sanguina tutti e due, anche se non si vede per Bray, visto che per The Fiend, visto che ha questa maschera caratteristica. Balta Taker qui, un po' buggato, sollevato e schiantato. Colpisce la schiena, prende la mazza da baseball, no, evita The Fiend. Attenzione, Loot Express. Tra l'altro ne ha evitato anche il colpo di mazza che Taker gli aveva proprio lanciato addosso. Lo carica, attenzione, e no, resiste, calcione, finisce dentro la bara, occasione per The Fiend. No, un po' indeciso sulla farsi, ragazzo. Comunque Taker si era già ripreso. No, resiste Taker. Ribalta e ce lo getta dentro, proprio quello che voleva fare The Fiend prima. No, attenzione, resiste The Fiend. Sta per chiudere Taker, sta per chiudere la bara, ma il demonio resiste ancora. E infatti io l'ho detto, questi sono più che uomini, questi sono proprio creature direttamente provenienti da una dimensione infernale. Si alza Taker con l'aiuto delle corde, a vuoto The Fiend, questa specie di dropkick basso. Attenzione, Taker i piedi. The Fiend è più veloce però. Che match, ragazzi, tra Undertaker e The Fiend. Ma ve l'avevo detto, indubbiamente uno dei match più attesi. Questi due grandi personaggi della World Wrestling Entertainment. Attenzione, getta, calcione. Un po' stunned da Taker, prova a chiudere. Taker non vuole cedere e infatti signori, la Tombstone, la terza che si prende il The Fiend. Mamma mia, sta fuori dal ring anche addirittura. Taker poi prende la sua sedia. Ragazzi, questo potrebbe essere, intanto guardate, The Fiend gocciola per terra, lo notate? Sangue, pozze rosse accanto alla sua testa. Sì, The Fiend è da parecchio che sta sanguinando.
Comunque ragazzi, come vi sto dicendo, questo candidato ad essere il match della serata, chissà, perché abbiamo anche un Wargames e un Ronda Rousey contro Rhea Ripley, ma vedremo un po'. Attenzione qui, lanciato, ancora il calcione per gettare Taker dentro, prova ancora a difendere, attenzione qui, potrebbe essere una volta buona per lui, ma Taker subito, oh, prova con la forza, difende, ma niente da fare, ancora Taker non vuole assolutamente dare questa soddisfazione, prende, porca, la sedia, no, qui bellissimo perché, attenzione, Mandible Claw, bellissimo perché Taker ha provato a dare il colpo senza avere la sedia in mano. Bello, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Questo stunnato e soffocato Taker da questa Mandible Claw, la letale presa che ti soffoca, del defend, tipica anche di Mick Foley. Oh, incredibile Taker, nonostante tutto si libera subito. Ma come fa? Ma come fanno questi due? Mamma mia, una voce contorta di defend, ma Taker lo prende, riuscendo ad anticipare il colpo di mazza da baseball. Ci lanciato dentro lo stesso calcione che il defend gli ha dato un bel po' di volte per gettarlo dentro. E ora è il turno di Taker, attenzione, è il turno di Undertaker. E chiude, The Undertaker sconfigge The Fiend in questo casket match. Che match fantastico è stato questo Undertaker contro The Fiend casket match. Alla fine è stato proprio Taker che ha chiuso il demone dentro alla bara e quindi è lui il vincitore di questo incontro, ragazzi. Ecco qui, classica taunt di rito della vittoria per The Undertaker. E ora vedremo cosa riserverà il futuro al Deadman, ma probabilmente la risposta sarà il titolo mondiale? Chissà, chissà. Un titolo mondiale che adesso vedremo in palio, signori. Powerhouse Hobbs, il campione, contro Gunther, ragazzi. Match per il titolo di campione indiscusso da WWE, ma dopo il commento che ho fatto al casket match di The Fiend contro Undertaker, mi assento un attimo, ragazzi, vado a bere, vado un attimo in bagno, arrivo subito, signori. The following contest is scheduled for one fall and is for the undisputed WWE Universal Championship.
Introducing the challenger from Vienna, Austria, weighing in at 297 pounds, Gunther! Ragazzi, rieccomi qui appena in tempo per l'introduzione di Samantha Irving, signori. And his opponent from California, weighing in at 275 pounds, he is the undisputed WWE Universal Champion, Powerhouse Hobbs! Carichissimo Powerhouse Hobbs, il campione. Allora ragazzi, match válido per il titolo di campione più importante della WWE per ciò che riguarda la categoria maschile. Powerhouse Hobbs contro Gunther. Una posizione nella card un po' inusuale, perché come sapete il titolo mondiale maschile è la maggior parte delle volte il main event, non solo nella mia Universe Mode ma anche nel mondo reale. Questa volta per una serie di situazioni è il terzultimo incontro di chiusura di questa card. Perché ho messo il titolo mondiale femminile più avanti questa volta? Perché la storia e l'attesa erano maggiori rispetto a questo incontro. Tuttavia ragazzi, anche questo incontro, come tutti i match validi per il titolo mondiale WWE, sono importanti. E poi comunque come main event abbiamo i War Games, ma bene così. Un Powerhouse Hobbs che ha vinto veramente tutto nella nostra Universe Mode. Lui è dentro alla Hurt Business insieme a Bobby Lashley e MVP. Prima è stato campione degli Stati Uniti, poi il grande regno da campione di coppia, il più bello della nostra Universe Mode, comprendendo anche la All Elite Wrestling, tutte e due le federazioni. Poi è stato campione intercontinentale e alla fine ragazzi campione indiscusso WWE. Non se l'aspettava nessuno, ma ce l'ha fatta vincendo un match a 3 che comprendeva Sheamus e The Undertaker. È riuscito nel momento migliore Powerhouse Hobbs a vincere e a strappare la cintura. Poi c'è stata un'altra difesa a Saturday Night's Main Event in un altro match a 3, quindi comunque difesa difficile, e Powerhouse Hobbs ancora una volta riuscita a vincere. Gli avversari in quel caso erano The Fiend, Bray Wyatt, tra l'altro che era al suo rientro dopo il periodo dell'esorcismo di Seth Rollins, che vi ricordate la stagione scorsa, il Last Man Standing, ok, tra di loro, e Drew McIntyre anche. Tuttavia niente da fare perché Powerhouse Hobbs è riuscito a difendere. Adesso un 1 contro 1 contro Gunther ragazzi. Lo so, mi sono allontanato e questi discorsi ve li devo fare durante l'ingresso dei campioni, ma va bene così. Finendo tutto il preambolo, iniziamo a commentare seriamente questo match che per il momento è abbastanza alla pari, anche se Gunther ha iniziato proprio ora a sanguinare e ora sta beccando una mossona clamorosa. Va bene. Attenzione, una culla improvvisa di Gunther. Un Gunther che, ricordiamolo, è già stato campione indiscusso WWE in questa stagione, in generale anche 2 volte campione intercontinentale. Tutto qui in WWE. Poi Gunther perse il titolo, allora lo conquistò strappando la Tetsuya Naito e poi perse il titolo contro Cody Rhodes. Poi piccolo momento di pausa, ma neanche tanto, ma proprio un paio di mesi forse, sì. E è tornato ed eccolo qui per il titolo contro 2 modi di intendere il wrestling diversi, ma comunque sicuramente la potenza c'è da entrambe le parti. Ora Powerhouse prova mantenere il suo vantaggio continuando a colpire il ring general. Gunther lo solleva ma si libera Gunther e colpisce in maniera intelligente alle gambe per provare a limitare la mobilità di Powerhouse Hobbs. Entrambi contendenti che sanguinano
al volto. Attenzione qui Gunther, German suplex su Powerhouse Hobbs. Gunther, attenzione qui. Evita Powerhouse Hobbs, ragazzi. E poi si carica Powerhouse, attenzione qui. Attenzione la World Strong Slam. La mossa finale di Powerhouse Hobbs. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Prova lo schienamento qui. 1, 2. Gunther si libera. Attenzione, prova lo splashone. A segno. Grossa difficoltà ora per l'austriaco Gunther. Lo solleva, si libera. Evita Gunther. Attenzione, scambio di cortesia al centro del ring. Ora è andata proprio sull'orgoglio, sul personale. Scambio di pugni e chop. Nessuno dei due vuole cedere all'altro. Calcione, che big boot di Gunther, che direi che ha vinto. Attenzione Gunther dalla terza corda. Vuol provare lo splashone, che va a segno, prova lo schienamento. 1, 2. Powerhouse Hobbs dice no. Attenzione Gunther, forse vuol chiudere. Prova la powerbomb dopo lo splashone. 1, 2. No, Powerhouse Hobbs incredibile. Ma Gunther ancora. Mamma mia, se gliene fa un'altra dopo queste 3 mosse di fila è impossibile che. Infatti Powerhouse Hobbs evita. E attenzione, sta caricando lui la World Strong Slam. Lo prende. Lo schianta. 1, 2. Gunther solleva appena la spalla. Mamma mia, ragazzi. Attenzione, Powerhouse Hobbs vuole chiuderla forse così. Lo prende, attenzione che qui potrebbe essere la fine. World Strong Slam è la terza. No, ribalta tutto Gunther. Ha ribaltato la World Strong Slam a vuoto però. Qui si è fatto male Gunther, Mia, che match valido per il titolo di campione indiscusso WWE tra Gunther e Powerhouse Hobbs. Piantato ancora, mamma mia, incompleto. Evita qui Gunther, DDT. Ginocchiata. Si rialza. Chop. Calcione. Attenzione Gunther, vuol provare la mossa finale. Attenzione, 1, 2, 3. Finisce il regno di Powerhouse Hobbs. Inizia quello del Ring General Gunther, che è il nuovo campione indiscusso WWE. La vittoria dell'austriaco Gunther, ragazzi, che
diventa per la seconda volta, tra l'altro in questa stagione, campione indiscusso WWE al termine di un match veramente lottato. Si sono spaccati di brutto, veramente meritata la vittoria di Gunther, ma se vinceva Powerhouse Hobbs sinceramente andava bene comunque, perché è veramente difficile a un certo punto capire chi avrebbe vinto. Buono per Gunther. Finisce però il regno di Powerhouse Hobbs. E ora ragazzi, altro match valido per il titolo mondiale, questa volta della categoria femminile. Rhea Ripley difende dall'assalto di Ronda Rousey, che è anche tra l'altro la campionessa degli Stati Uniti WWE. The following champion vs. champion contest is scheduled for one fall, and it is for the WWE Women's Championship. Eccola qui ragazzi, la Mami, la campionessa mondiale WWE, Rhea Ripley. Eccola qui ragazzi, la 3 volte campionessa mondiale WWE nella nostra Universe Mod. E signori, la rivalità che abbiamo visto nelle puntate di Raw tra lei e tra Ronda Rousey, roba che ha trasmesso il senso di vediamo sto match, perché queste sono veramente due devastanti poli che vanno poi a impattare all'improvviso, ok? Questa è proprio la storia di quello che è stata nella nostra Universe Mode Rhea Ripley e Ronda Rousey. Rhea Ripley, ricordiamolo, l'ho detto ora, 3 volte campionessa mondiale WWE. Ronda Rousey è stata 2 volte campionessa EWTBS nella passata stagione, è stata campionessa mondiale dell'Elite Wrestling, è arrivata, ha vinto il titolo degli Stati Uniti subito. Nessuno per il momento, tuttora, visto che è ancora la campionessa e visto che stasera sarà in palio il titolo di Rhea, non quello di Ronda, ancora campionessa degli Stati Uniti, tra l'altro cimentando la sua dominanza e aggiungendo anche la piccola ciliegina poco prima di Survivor Series, ovvero la difesa del titolo degli Stati Uniti in un Gauntlet match Eliminator a 6. Lo sapete, è sempre una delle prove più difficili per ogni campione. Di solito esce sempre un nuovo campione, questa volta no, questa volta Ronda Rousey è entrata per primo, ha sconfitto tutte e è uscita con la cintura, per poi guardare Rhea Ripley e dire amica sono qui, e infatti eccola qua, the baddest woman on the planet, Ronda Rousey, ragazzi, la campionessa degli Stati Uniti in carica, che vuole diventare double champion. Eh sì, è proprio questo era il match che attendevamo ragazzi, un match da Survivor Series senza dubbio. Ronda Rousey contro Rhea Ripley, signori, con Ronda Rousey che alza la sua cintura di campionessa degli Stati Uniti, che ricordiamo stasera non sarà in palio. Ecco la grafica, ci ricorda che questo match è valido per il titolo mondiale WWE, signori. Introducing the challenger from Venice Beach, California, the WWE Women's United States Champion, the baddest woman on the planet, Ronda Rousey! Carica Ronda Rousey. And her opponent from Adelaide, Australia, the WWE Women's Champion, Rhea Ripley! E carichissima anche Rhea Ripley, fa vedere a tutti chi è la campionessa, signori, nel caso non se ne fossero accorti, sa? E il dito che alza in cielo la cintura
la loro più importante della categoria femminile. Qui in WWE Rhea è pronta, Ronda anche, occhi di ghiaccio per lei. E allora iniziamo lo scontro, ragazzi, la resa dei conti tra queste due col titolo in palio. Rhea Ripley contro Ronda Rousey. Inizia molto bene Rhea Ripley. Drop kick, ragazzi. E poi reagisce Ronda. Colpisce Ronda, che ha iniziato il match con qualche fastidietto, diciamo, a livello fisico, e comunque ha iniziato in svantaggio. Adesso deve macinare, perché questi sono due avversari che non gli può proprio concedere neanche un centimetro, che se no sanno loro come farti male, tipo adesso Rhea Ripley, per esempio. Prova uno schienamento, ma uno... infatti, stavo per dire, probabilmente non efficace. Ancora troppo presto per pensare di fiaccare la resistenza della Mami. E infatti si abbatte in questa crossline, ma Ronda è già in piedi e attacca, ma anche Rhea Ripley non è da meno. Attenzione qui! Una electric check invertita. Dice no Ronda. Culla improvvisa di Ronda Rousey. Neanche uno, però. Serie di calcioni. Prova a tenere sulla terza corda Ronda. Flescione. Ai ai ai. Direttamente fuori dal ring, dove gli impatti fanno più male. Questa Rhea l'ha sentita bella bella. Continua intanto a infierire, come classico del suo repertorio, sulle leve di Rhea Ripley, per aprirsi la strada e chiaramente alle sue abilità in quanto a prese di sottomissione, tipo la Chujikatame per esempio. Attenzione Irish Whip verso l'angolo. Chop, ma ribatterci ancora di Ronda. Attenzione, la prende e la chiude proprio in una delle sue prese tipiche di sottomissione. Via. Riesce a liberarsi Rhea. Buon per lei, perché
Azione lanciata all'angolo, colpita, pieno volto. Serie di pugni. Azione sulla terza corda. Vorrà provare una frog splash. A segno. Mamma mia, spezzata in due. Ronda. Ragazzi, la mamma a un certo punto ha premuto il piede sull'acceleratore e Ronda l'ha tolto. Attenzione, ora Riptide. Oh, potrebbe essere la fine. Attenzione, 1, 2. Dice no Ronda. Prova a rialzarsi, ma Rhea Ripley gli è subito addosso. Infatti attenzione come la scaraventa. Attenzione Rhea. Forse vorrà provare un'altra. La rialza. No! Voleva provare una Riptide, sono sicuro, ma Ronda Rousey sapeva come fare. Ancora sulle braccia ovviamente. Ora Rhea prova a rialzarsi. L'aiuto delle corde. Serie di gomitate all'addome. E poi attenzione, altra Jujikatame, ma attenzione alle corde. E rope break infatti. Ha sbagliato Ronda, la posizione era sbagliata. Una culla di rapina di Rhea Ripley. 1, 2, 3. Incredibile. Di rapina Rhea Ripley riesce a vincere. Se la ride di brutto, ragazzi. Come ha vinto Rhea Ripley, signori? Si è beccata una Jujikatame, è riuscita a toccare le corde. Appena Ronda si è rialzata l'ha chiusa in una culla. 1, 2, 3. Vittoria di rapina, vittoria di intelligenza più che altro, che dimostra come mai Rhea Ripley nella WWE, nella mia Universe Mod, almeno in queste 2 stagioni, è così dominante, signori. Bella vittoria per lei. Niente da fare per Ronda Rousey, sarà per la prossima. E adesso, signori, manca solo il main event di questo WWE Survivor Series, il War Games. D'altra parte prende anche il nome l'evento Survivor Series War Games, appunto perché facciamo match caratteristico soltanto per le Survivor Series, come aveva fatto nella scorsa stagione anche, che se non avete visto quell'edizione di Survivor Series vi consiglio di andarla a recuperare. Ve l'ho già detto, la trovate nella playlist con il meglio della stagione 2024-2025. È stata la nostra prima stagione in questa Universe Mode. Ma iniziamo, signori. Come vedete, Cody Rhodes con Sheamus, con Kevin Owens, con AJ Styles contro Roman Reigns insieme a Bobby Lashley, Drew McIntyre e Malakai Black. E inizia, signori, inizia il main event, ma più che altro inizia il War Games con il doppio ring e la nostra gabbia. Ovviamente tutto il concetto qui, anche se il match finirà solo quando tutte le superstar saranno dentro il ring. At regular intervals, alternating members from each team will be released to enter the match. The team with the advantage will be the first to have a member released into the match. Once all competitors have entered, War Games officially begins! The match can be won by pinfall or submission. Exiting the cage will result in a forfeit. Now, let the War Games begin! E Samantha con la sua grande carica ci introduce perfettamente al War Games. Tutti i partecipanti, come vedete, sono già nelle piccole gabbiette.
E ecco che c'è l'ingresso di coloro che inizieranno per primi, Kevin Owens. Eccolo qui, Mr. KO. From Maryville, Quebec, Canada, weighing in at 266 pounds, Kevin Owens! Carico Kevin Owens. Era il momento dell'ingresso del primo entrante della squadra avversaria, rappresentando la Art Business, Bobby Lashley. Business from Colorado Springs, Colorado, weighing in at 273 pounds, the almighty Bobby Lashley! Eccolo qui Bobby Lashley, ex campione di coppia insieme a Powerhouse Hobbs. Titolo un regno di coppia meraviglioso che avevamo accennato proprio durante il match tra Powerhouse Hobbs e Gunther, che abbiamo visto poco fa. E ex campione anche degli Stati Uniti. Certo, oggi per il suo compagno Powerhouse Hobbs è andata davvero male la sconfitta contro Gunther, un Gunther che tra l'altro ha raggiunto il record di Tetsuya Naito qui nella nostra Universe Mode, ovvero sono stati gli unici due ad aver vinto il titolo di campione indiscusso WWE 2 volte, cosa che per il momento chi l'ha vinto è riuscito a vincere solo una volta, che è già tanto ovviamente. Questo bel record c'è da dire sia per Gunther che per Tetsuya Naito, chissà chi lo supererà. Ma comunque ragazzi, inizia il Wargames. Ricordiamo ovviamente qui, ci mancherebbe, è superfluo dirlo, le squalifiche non ci sono e non si può schierare, però come vi ho detto all'inizio e come vi ha ricordato anche Samantha Isaac, non si può schierare fino a che tutti i contendenti non sono all'interno. Quando tutti i contendenti, che vedete tra l'altro laggiù sullo sfondo, dentro alle gabbiette con accanto gli arbitri, ecco, quando tutti sono dentro si può iniziare a schienare, e il Wargames diciamo che ha inizio dal punto di vista appunto che puoi effettivamente vincerlo al primo schienamento e alla prima sottomissione, non ci sono eliminazioni. Iniziamo signori allora a goderci per bene questo Wargames, Bobby Lashley e Kevin Owens, due wrestler che effettivamente hanno il palmarès uguale, identico, perché anche Kevin Owens è stato campione di coppia, vi ricordate l'anno scorso un altro grande regno da campione di coppia con Sami Zayn, che adesso è in All Elite Wrestling. Eh sì, l'Art Business e Kevin Owens e Sami Zayn hanno questa cosa in comune, che hanno vinto, cioè non solo i titoli di coppia, ma più che altro hanno fatto dei grandi regni molto molto belli. Quello di Kevin Owens e Sami Zayn era il migliore, fino a che non è arrivato l'Art Business e li ha alla fine superati. Comunque sta entrando ragazzi un altro partecipante, eccolo qui, Malachi Black, ex AEW, ex campione anche degli Stati Uniti, WWE, arriva, butta subito dentro il martello da fabbro, ma ancora prende oggetti. Giustamente Malachi si vuole preparare bene e vuol fornire anche bene i suoi compagni. Ancora non è soddisfatto, intanto sul ring Kevin Owens e Bobby Lashley si stanno dando come il Chucky. Ma ora sarà difficile per Malachi Black e per Kevin Owens, volevo dire. Buon per lui, e Malachi ha perso un po' di tempo a prendere gli oggetti. Ora i due si stanno bloccando, sembrano tutti buggati, va bene. Per ora Kevin Owens per un po' di tempo sarà in 2 contro 1.
Quindi buon per lui, ripeto che Malakai ha perso un po' di tempo a prendere le armi. In realtà non è tempo perso, ma nella sua ottica. Sì, nell'ottica di Kevin Owens. Eccolo, che sta entrando un aiuto per Kevin Owens. Sheamus è campione degli Stati Uniti anche lui. Comunque sta facendo buona guardia Kevin Owens anche in 2 contro 1. Eccolo e arriva Sheamus veloce per aiutare il suo compare. Ora si vede questo German Suplex a Malakai Black. Eccolo qua, il guerriero celtico Sheamus che se la prende subito con Bobby Lashley. Kevin Owens sta a prendere Malakai. Aspetta parità ragazzi tra il Team Face Team Hill. Team Face capitanato da Cody Rhodes, Team Hill da Roman Reigns. Attenzione, Kevin Owens può fare il matto. Oh, è pronto a volare Kevin. Oh, mamma mia, che splash dalla cima della gabbia su Malakai Black. Grande Kevin Owens. Tanto dall'altra parte Sheamus e Bobby Lashley. Lo strozza contro le corde Sheamus, fa essere il chop, pugno e poi continua a martellare Bobby Lashley. Intanto entra Drew McIntyre per il Team Hill, andrà a dare una mano a Bobby Lashley e a Malakai Black. Attenzione Malakai con l'oggetto, ma Sheamus. Attenzione, Drew McIntyre prende, porta dentro un cartellone stradale e anche, aspetta, e anche eccolo il tavolo, mentre Sheamus ha fatto un triplo backbreaker a Malakai Black. Attenzione, sta provando anche forse, no, qualsiasi cosa stava provando Malakai, però ora è entrato anche Drew McIntyre. Sì, ha battuto Sheamus. Colpito, ora è un po' un bordello commentare, come sempre quando ci sono i match che coinvolgono più uomini e ancora ne devono entrare. Spear su Kevin Owens da parte di Bobby Lashley, tranciato in 2. Sì, il Team Hill sta dominando con il vantaggio dell'uomo in più, ma ora sta per entrare l'alleato per Sheamus e Kevin Owens, che è AJ Styles, The Phenomenal One, ragazzi. Il fenomenale. Attenzione Drew, lo splashone su Kevin Owens, ragazzi. Ecco, distruzione ferisce, perché ricordatevi Kevin Owens l'aveva fatto sul Malakai Black. Ora però è entrato anche AJ Styles e pare aver rimesso in pari la situazione. Dall'altra parte invece Malakai Black e Sheamus. Power Slam, l'altro anche sul tavolo. Peccato che non era aperto. Aspettate ragazzi, ne approfitto per aprire il tavolo. Sì, dai, ne approfitto per aprire il tavolo ora che posso. Tanto dico una cosa, ma come l'ha messo sto coso? Ma dai. C'è verso di riprenderlo, aspettate non c'è verso di prendere questo tavolo. No, questo tavolo ormai, ok, è inguaiato male, è inguaiato male,
Diamo il controllo a chi bisogna darlo. E sta entrando un altro partecipante. Volevo aprire il tavolo per incastrarlo, ma poi guarda che vado. Lì non si sa bene, non si può riprendere. Ragazzi, sta entrando ora il leader del team Hill, il Tribal Chief, Roman Reigns, che prima di entrare pensa bene di prendere un altro cestino, un altro kendo stick, tanto per aggiungere qualcosa. E ora manca solo l'ingresso di Cody Rhodes e poi Wargames può ufficialmente iniziare, nel senso che si può schienare, sottomettere. Che delirio qui, non c'è dubbio. Anche quel bordello di mosse, gente che fa cose, non si capisce neanche. Qui Drew prova a sottomettere Kevin Owens, ma tanto ancora non si può sottomettere nessuno. Giusto per il danno e va bene così. Ora Roman, attenzione, gliela toglie la sedia dalle mani. Bello che mercato parola. Tanto Kevin Owens ha fatto anche una stunner a Bobby Lashley. E eccolo che entra di American Nightmare Cody Rhodes, l'ultimo ingresso. Il leader del team Face. Il team Hill si è preso il vantaggio in modo casuale. Prima di impostare l'incontro ho messo il vantaggio casuale, come sempre. E eccolo, The American Nightmare Cody Rhodes. E ora signori il match può arrivare alla fine. Schienamento, sottomissione, la prima. Esatto, come ha detto anche Samantha Irving. La prima sottomissione del primo schienamento sarà quello decisivo che consegnerà la vittoria al team di appartenenza. Attenzione Lashley che DDT su Styles. Attenzione la Claymore, ma Sheamus dice no. Roman e Cody. Che bordello ragazzi. L'ho già detto. Dominator c'è Styles da parte di Bobby. Poi Roman ha colpito Cody in varie accezioni. Non riesco a commentarlo questo. Almeno che si spostassero sull'altro ring sarebbe un po' più facile. Botte da orbi. Power bomb di Bruce Cody Rhodes. Attenzione, prova lo schienamento su Cody, ma interviene subito Sheamus a interrompere tutto e interrompe anche lo schienamento su Styles. Sheamus salvatore, ma poi si becca la power bomb di Drew. Cosa se l'è beccata fuori. Attenzione il Verta Breaker di Cody Rhodes su Malakai Black. Attenzione la sottomissione di Bobby se c'è Styles. Cede c'è Styles ragazzi. Incredibile. Vince il team Hill signori. Vince il team di Roman Reigns. Incredibile. Sì, all'improvviso è arrivata la sottomissione di Bobby Lashley. È proprio lui che si è preso la sottomissione decisiva su AJ Styles. E vince il team di Roman Reigns formato da Malakai Black, Drew McIntyre e Bobby Lashley. Bella vittoria in questa seconda edizione per noi del War Games. Io mi sono divertito, spero vi siete divertiti anche voi. In generale fantastico. Abbiamo visto della roba molto bella secondo me. Questo War Games è stato davvero bello secondo me, anche più bello di quello dell'anno scorso. Sì, ma me lo dovrei riguardare. Comunque ragazzi, siamo arrivati alla fine, abbiamo portato tutto WWE Survivor Series, anche questa volta abbiamo portato un bel pay per view.
penso io, fatemi sapere nei commenti. Come sempre ragazzi, tra l'altro vi ricordo, se vi piacciono i miei contenuti su WWE, 2K o su altri giochi che io porto sul canale, se volete mettete un bel like a questo video e iscrivetevi al canale. Io ragazzi non posso fare altro che salutarvi, alla prossima e signori, al prossimo appuntamento con WWE 2K24.